sei mai fermato a pensare che ogni giorno tonnellate di burro spariscono nei panifici, nelle cucine e nelle colazioni di tutto il mondo? Si scioglie sul pane, fa brillare la padella e finisce persino nascosto in torte e salse. Ma dietro quel semplice panetto giallo esiste una filiera industriale molto più complessa di quanto sembri. E oggi parleremo di burro vero, prodotto a partire dalla panna del latte, non di quella margarina al gusto burro che si vede al supermercato. E tienilo bene a mente fin da ora. Quando leggi gusto burro sull'etichetta, quasi sempre significa che non è burro, ma un altro grasso che cerca di imitarne il sapore. Ora, pensa insieme a me. Quanti litri di latte credi siano necessari per produrre un solo panetto di burro? 10? 20? In alcuni stabilimenti, una sola linea riesce a trasformare migliaia di litri di latte all'ora in blocchi perfetti di burro, con la stessa consistenza e lo stesso sapore, senza sbagliare nemmeno un giorno. Eppure, quasi nessuno vede cosa accade tra la mucca al pascolo e il burro che brilla sulla tua tavola. Chi guarda il prodotto finito sullo scaffale non immagina la quantità di macchine, sensori e scelte di ingegneria necessarie perché quel piccolo quadrato resti morbido, gustoso e sicuro da consumare. Benvenuti di cuore su Fabbriche in Curiosità. Qui mostriamo nei dettagli come funziona il mondo industriale dietro i prodotti più comuni della tua vita quotidiana. E nell'episodio di oggi vedrai finalmente passo dopo passo come un liquido bianco si trasforma in uno degli ingredienti più amati della cucina. E se nell'ultimo episodio ti ha sorpreso tutto quello che l'uva deve affrontare prima di diventare uva passa, aspetta solo di vedere cosa deve attraversare il latte prima di diventare burro. Il burro accompagna l'umanità da oltre 9000 anni. Popoli antichi scoprirono, quasi per caso, che trasportando il latte in sacche di pelle legate ai cavalli, il movimento continuo sbatteva la panna fino a formare grumi solidi. E quello era già l'inizio di un prodotto destinato ad attraversare imperi, guerre e rivoluzioni industriali. Ma ecco la domanda che cambia tutto. Se il principio è soltanto sbattere la panna, perché una fabbrica moderna assomiglia più a un laboratorio di altissima precisione? Oggi attraverserai queste porte invisibili ed entrerai nella routine di una vera fabbrica di burro. Seguiremo il percorso del latte, capiremo come viene separata la panna, scopriremo il punto esatto in cui si trasforma in burro e vedremo come tutto questo viene controllato al millimetro per evitare sprechi di materia prima. E prima di entrare in questa incredibile linea di produzione, approfittane per iscriverti qui a Fabbriche in Curiosità. Così non perderai nessun episodio. E scrivimi nei commenti: fai parte del team burro sul pane al mattino? O lo usi davvero solo quando cucini? Per capire come nasce il burro, dobbiamo fare qualche passo indietro e cominciare esattamente da dove tutto ha origine, dal pascolo. Lì ogni mucca è una piccola fabbrica biologica programmata per trasformare erba, mangime e acqua in uno dei liquidi più importanti dell'industria alimentare, il latte. La qualità del burro inizia a essere decisa proprio qui, molto prima che entri in scena qualsiasi macchina. Le razze impiegate per la produzione di latte vengono scelte proprio per la loro capacità di produrre grandi volumi con un buon tenore di grassi. Più grasso contiene il latte, più efficiente diventa il processo che trasforma questo liquido in burro. Anche l'alimentazione fa la differenza. Le mucche nutrite con determinati foraggi possono produrre un latte più giallognolo, ricco di carotenoidi, che influisce direttamente sul colore del burro finale. Nelle aziende agricole moderne, la mungitura assomiglia ben poco alla scena classica del secchio a terra. Al suo posto, sale di mungitura automatizzate usano gruppi di tettarelle collegati a tubi, pompe a vuoto e sensori. Questi sistemi aspirano il latte con delicatezza per non ferire l'animale e, allo stesso tempo, misurano volume, temperatura e persino segnali di possibili problemi di salute, come infiammazioni della mammella.
Appena il latte esce dalla mucca, il tempo comincia a correre. Deve essere raffreddato rapidamente, di solito fino a circa 4 gradi Celsius, per evitare una crescita eccessiva di batteri. Questo avviene in serbatoi di acciaio inox con serpentine di refrigerazione. Lì il latte resta conservato per un breve periodo, in attesa dell'autocisterna che passerà a ritirarlo. Tutto senza interrompere la catena del freddo, perché una sola disattenzione può compromettere un intero lotto. Anche il trasporto fino allo stabilimento è un capitolo a parte. Le autocisterne isotermiche con interno in acciaio inox arrivano in azienda, collegano un tubo al serbatoio e aspirano il latte con una pompa. Prima di partire viene prelevato un campione per le analisi. Dal cancello dell'azienda agricola fino all'ingresso dello stabilimento esiste un limite di tempo rigoroso. Non è semplicemente caricare e via. La raccolta viene programmata perché il latte arrivi sempre fresco e dentro gli standard. Quando l'autocisterna arriva allo stabilimento, non può semplicemente scaricare il contenuto e andarsene. Per prima cosa, i tecnici prelevano nuovi campioni per una serie di test rapidi. Acidità, densità, tenore di grassi, presenza di residui di farmaci, carica batterica. Se qualcosa non rientra nei parametri, il lotto può essere respinto. Solo dopo questi controlli il latte viene autorizzato a entrare negli enormi serbatoi di stoccaggio della fabbrica. Dentro l'impianto industriale, l'ambiente è quasi interamente in acciaio inox, pulito e controllato. Il latte passa attraverso processi come la pastorizzazione, dove viene riscaldato e raffreddato rapidamente per eliminare i microrganismi patogeni. Poi arriva il passaggio decisivo per il burro, la separazione della panna. È qui che entrano in azione le centrifughe industriali, vere macchine che fanno girare il latte a velocità altissime. Queste centrifughe sfruttano la differenza di densità tra il grasso e la parte acquosa del latte. Quando tutto ruota ad alta velocità, il grasso, che è più leggero, si concentra in una zona. La parte più magra si sposta in un'altra. In pochi secondi, il latte intero viene frazionato. Da una parte, la panna ricca di grassi, base del burro. Dall'altra, il latte scremato, che può diventare altri prodotti come latte in polvere, yogurt o bevande a base di latte. È in questa fase che molte persone restano sorprese. Tante cose che si raccontano sul burro industriale sono miti. Invece di miscele misteriose, il cuore del processo è un trattamento fisico. Riscaldare, raffreddare, far ruotare, separare. Quello che l'industria fa qui è ripetere, su scala gigantesca e controllata, la stessa logica usata un tempo in modo artigianale, quando si lasciava riposare il latte finché la panna risaliva in superficie. Per capire la scala, una sola centrifuga moderna può processare migliaia di litri di latte all'ora, separando panna e latte scremato con una precisione molto superiore a qualsiasi metodo manuale. Immagina di dover togliere la panna da ogni secchio di latte, uno per uno, a mano. Qui invece tutto avviene in modo continuo, in flusso, come un nastro che non si ferma mai. È questa efficienza che rende possibile riempire gli scaffali dei supermercati in tutta Italia. Man mano che la panna viene separata, viene indirizzata verso serbatoi specifici, dove il tenore di grassi sarà standardizzato e la temperatura regolata. Questi due fattori, grassi e temperatura, sono il passaporto per la prossima fase del viaggio, il momento in cui la panna smette di essere soltanto un liquido denso e comincia a prepararsi per diventare davvero burro. E qui stai già capendo che questo panetto giallo è molto più tecnologico di quanto sembri, vero? E se il dietro le quinte dell'azienda agricola e della separazione del latte ti hanno sorpreso, lascia già un like a questo video. Aiuta Fabbriche & Curiosità a raggiungere più persone curiose di scoprire cosa si nasconde dietro le industrie che muovono la nostra vita quotidiana. Ora che la panna è stata separata dal latte ed è conservata in serbatoi dedicati, comincia la fase più simbolica di tutta questa storia. Il momento in cui smette di essere soltanto un liquido denso e inizia a trasformarsi nel burro che conosci. Questa transizione non avviene per caso. È il risultato di una combinazione precisa di tenore di grassi, temperatura e movimento meccanico continuo.
Prima di entrare nelle grandi zangole industriali, la panna passa attraverso una regolazione fine. La fabbrica stabilisce esattamente con quale tenore di grassi vuole lavorare. Per esempio, intorno al 35-40%. Se è troppo basso, la panna viene concentrata. Se è troppo alto, può essere miscelata con una frazione più magra. Poi, la temperatura viene regolata con estrema attenzione. Pochi gradi in più o in meno possono cambiare completamente la consistenza finale del burro. Con la panna standardizzata viene inviata verso macchinari che, a prima vista, sembrano enormi cilindri di acciaio inox. Sono le cosiddette churns, o zangole continue. All'interno questi cilindri hanno pale e compartimenti che ruotano ad alta velocità, sbattendo la panna senza sosta. Quello che sembra soltanto uno scuotimento violento è, in realtà, un processo fisico controllato con grande precisione. Dal punto di vista chimico, la panna è un'emulsione di goccioline di grasso disperse nell'acqua. Man mano che il macchinario agita il sistema, queste goccioline iniziano a urtarsi e a unirsi. È come se la zangola stesse costringendo il grasso ad aggregarsi in blocchi sempre più grandi. Dopo un po', la struttura del sistema si inverte, il grasso smette di essere la parte dispersa e diventa la fase continua, intrappolando piccole gocce d'acqua. Questo fenomeno si chiama inversione di fase. Nella pratica, l'operatore non parla di emulsione o fase continua, osserva la consistenza e il comportamento del prodotto. A un certo punto, la panna perde l'aspetto di liquido denso e inizia a formare piccoli grani giallognoli, come palline di burro che galleggiano in un liquido biancastro. Quel liquido è il buttermilk, o latticello, cioè praticamente il siero rimasto dalla panna sbattuta. Mentre il cilindro continua a ruotare, il macchinario separa il buttermilk dalla massa di burro. La parte liquida viene drenata attraverso uscite specifiche e può essere riutilizzata in altre linee di prodotti dell'industria. La fase solida, invece, il burro in formazione, prosegue nel processo. Qui la fabbrica deve trovare l'equilibrio tra efficienza e qualità, eliminare abbastanza liquido da garantire stabilità senza rendere il burro troppo asciutto. A seconda del prodotto finale, il burro può essere senza sale oppure contenere una quantità specifica di sale aggiunta in modo uniforme. Il sale viene inserito in miscelatori che continuano a lavorare la massa, questa volta a una velocità più bassa, distribuendo l'ingrediente in tutta la struttura del burro. Intanto, il sistema lavora anche sulla consistenza, spezzando i grumi più grandi e rendendo tutto più omogeneo. In alcuni mercati anche il colore del burro viene standardizzato. Questo non significa necessariamente colorare il prodotto in modo artificiale, ma regolarne l'aspetto affinché il consumatore ritrovi sempre la stessa tonalità caratteristica sullo scaffale, anche con le variazioni naturali dovute all'alimentazione delle mucche. Tutto viene fatto rispettando i limiti stabiliti dalla normativa e dagli standard interni di qualità. Il punto più delicato è il controllo della temperatura durante tutto questo percorso. Se il burro diventa troppo caldo, il grasso può separarsi e lasciare il prodotto oleoso, troppo lucido e senza struttura. Se invece diventa troppo freddo, può trasformarsi in un blocco duro e friabile. Per questo, i sensori distribuiti lungo la linea monitorano continuamente le condizioni e regolano il raffreddamento o il riscaldamento quando necessario. A questo punto, il burro esiste già davvero, ma non ha ancora il formato che vedi al supermercato. È una massa omogenea, pronta a proseguire verso le fasi di impasto finale, modellatura e confezionamento. Eppure, molte cose che definiscono l'esperienza del consumatore, come la facilità di spalmarlo sul pane e la sensazione di cremosità, sono già state decise qui, dentro questi cilindri d'acciaio che nessuno vede. Ed è curioso pensare che un dettaglio così piccolo, come 2 o 3 gradi di differenza nella temperatura della panna, possa stabilire se un intero lotto rispetterà lo standard del marchio o se dovrà essere rilavorato. In una fabbrica di queste dimensioni, controllare questi parametri è quasi come pilotare un aereo. Tutto deve essere monitorato e corretto in tempo reale. Se fin qui stai capendo quanta ingegneria e quanta scienza si nascondono dietro questo quadratino giallo nel tuo frigorifero, voglio sapere una cosa da te. Scrivi qui sotto se preferisci il burro salato o quello senza sale.
E da quale città e regione stai guardando Fabbriche e Curiosità? È così che scopriamo fin dove arriva questa linea di produzione. Dopo che il burro è formato, lavato e regolato per sale e consistenza, comincia la fase in cui tutto deve essere rapido e preciso. Da questo punto in poi, qualsiasi arresto imprevisto può significare prodotto che perde il punto giusto, macchina ferma e un effetto domino in tutta la fabbrica. La massa di burro esce dalle zangole come un blocco omogeneo e prosegue attraverso tubazioni di acciaio inox fino a macchinari che eseguono una sorta di impasto e omogeneizzazione finale. È come una lavorazione industriale. Cocli, pale e cilindri lavorano il burro per eliminare bolle d'aria, rompere piccoli grumi e garantire che sale e umidità siano distribuiti in modo uniforme. Allo stesso tempo, le pompe mantengono una portata continua, trasformando il burro in un flusso stabile pronto per essere modellato. Poi arrivano la modellatura e il porzionamento. Il burro viene indirizzato verso stampi che formano panetti da 100, 200, 500 grammi o blocchi più grandi usati da panifici e industrie. Macchine con lame automatiche e sistemi di taglio a filo definiscono la dimensione esatta di ogni pezzo, mentre i nastri continuano a muoversi. Il prodotto non si ferma, è la linea che si adatta al flusso. Subito dopo, i panetti entrano nell'area di confezionamento ad alta velocità. Bobine di carta speciale, spesso laminata per proteggere dalla luce e dall'ossigeno, vengono srotolate. In frazioni di secondo, bracci e guide avvolgono il panetto, piegano i bordi e chiudono la confezione. È come osservare una sequenza di piegature ripetuta migliaia di volte all'ora, sempre con lo stesso schema. In questa fase peso e forma sono fondamentali. Collegate al nastro, bilance dinamiche pesano ogni unità in movimento. Se un panetto è sotto il peso dichiarato, un dispositivo pneumatico rimuove la confezione dalla linea. In alcuni casi, telecamere e sensori verificano anche che la forma sia corretta e che la confezione sia stata sigillata come si deve. Tutto questo senza interrompere il flusso. Prima di proseguire, molti sistemi passano ancora attraverso un metal detector. L'obiettivo è garantire che nessun frammento metallico sia entrato nel prodotto a causa dell'usura di componenti o di incidenti isolati. Se viene rilevato qualcosa di anomalo, la confezione viene automaticamente scartata e separata per le verifiche. Man mano che avanzano, i panetti confezionati arrivano nell'area dove le formatrici montano le scatole di cartone. Bracci meccanici o operatori inseriscono le unità al loro interno, in strati ordinati. Le scatole vengono chiuse, etichettate e trasferite sui pallet, ancora in ambiente refrigerato, per non compromettere il punto del burro. Mentre la linea corre, il controllo qualità segue tutto in parallelo. A intervalli regolari vengono prelevati i campioni e portati nel laboratorio interno. I tecnici verificano tenore di grassi, umidità, sale, colore, consistenza ed eseguono analisi microbiologiche. Alcuni test simulano in pratica ciò che percepisce il consumatore, facilità di spalmatura sul pane, sapore e aroma. Se qualcosa non rientra nello standard, è possibile tracciare il lotto, regolare il processo ed evitare che il problema si ripeta. Quando i risultati sono quelli attesi, le scatole pallettizzate proseguono verso le celle frigorifere, grandi sale refrigerate a temperatura controllata. Lì il burro attende la programmazione del carico. I camion refrigerati si accostano, ricevono la merce e partono verso centri di distribuzione, supermercati, panifici e ristoranti. In poche ore di produzione, la fabbrica genera abbastanza burro da rifornire gli scaffali di intere regioni. Per chi si trova al supermercato, tutto si riduce a prendere un panetto di burro dal banco frigo e metterlo nel carrello. Ma dietro questo gesto semplice esiste una linea di produzione che unisce meccanica, automazione, sensori, software e molte persone specializzate per garantire che ogni unità sia il più possibile identica alla precedente.
Con il burro pallettizzato e stoccato nelle celle frigorifere, comincia l'ultima fase di questo viaggio. Uscire dalla fabbrica e arrivare intatto fino alla tua tavola. Qui il protagonista principale diventa la logistica refrigerata. Durante tutto questo percorso, la regola è sempre la stessa: non interrompere la catena del freddo. Ogni sosta, ogni scarico, ogni portellone del camion aperto viene cronometrato per evitare che la temperatura salga troppo. Questo garantisce che quella consistenza che la fabbrica ha lavorato tanto per ottenere resti uguale, fino al momento in cui apri la confezione a casa. Quando il burro arriva finalmente sullo scaffale, si mescola a centinaia di altri prodotti, ma il suo destino è molto più vario del semplice spalmarlo sul pane. Nella cucina di casa entra in torte, soffritti, salse, grigliate, ricette di famiglia. In pasticceria è responsabile delle sfoglie che si separano in centinaia di strati, dei croissant fatti bene e di quel sapore caratteristico dei biscotti al burro. E non esiste solo un tipo di burro. Oltre al classico burro salato e non salato, esistono versioni pensate per l'uso professionale, con tenore di grassi e umidità regolati per resistere meglio al calore del forno o dare più struttura a impasti specifici. Esistono anche burri chiarificati e il famoso ghee, in cui praticamente tutta l'acqua e i residui solidi del latte vengono rimossi, lasciando quasi soltanto grasso puro, molto usato nelle cucine che lavorano con temperature più alte. In mezzo a questo scenario, molte persone confondono ancora burro e margarina. Visivamente possono sembrare simili, ma l'origine è diversa. Il burro nasce dalla panna del latte, la margarina invece viene prodotta a partire da oli vegetali lavorati. Entrambe hanno spazio nell'industria e in cucina, ciascuna con i propri vantaggi tecnologici e sensoriali, ma è interessante notare come prodotti così simili nel piatto nascano da processi industriali completamente diversi. Ricordi la domanda dell'inizio? Che cosa succede tra la mucca al pascolo e il burro che brilla sulla tua tavola? Ora sai che in mezzo a questo percorso ci sono aziende agricole strutturate, autocisterne, centrifughe, zangole giganti, sensori, laboratori e linee di confezionamento che non possono fermarsi. E voglio sapere da te, quale parte di questo viaggio del burro ti ha sorpreso di più? La mungitura automatizzata? La separazione della panna, la sbattitura che inverte l'emulsione o la linea di confezionamento che lavora ad alta velocità? Scrivilo qui nei commenti e approfittane per iscriverti a Fabbrica in Curiosità se non fai ancora parte di questa community. Qui apriamo le porte delle industrie che quasi non si vedono mai, ma che stanno dietro praticamente a tutto ciò che usi e consumi ogni giorno. E se pensi di aver già visto tutto, allora non immagini la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. Sta già comparendo lì sul tuo schermo? Clicca e vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche and Curiosità. Un grande abbraccio. Ti aspetto lì!